Ciao ragazzi, bentornati alla mia passeggiata all'interno dell'ATAC e naturalmente non poteva mancare anche il mio giro nello stand di Trackracer. Trackracer è una delle aziende mondiali tra le più grandi per produzione di postazioni e nel suo shop ha sia postazioni in profilati d'alluminio, che molti di noi già conoscono, ma anche una linea riservata a modelli a tubolari. E mi si è presentata l'occasione di provare la TR-X, quello che dovrebbe essere, credo, il top di gamma per quanto riguarda le postazioni con tubolari. Mi sono fatto un bel giretto con quella. Naturalmente ragazzi è una postazione regolabile in tutto. Sono riuscito subito tramite il ragazzo a trovare la mia posizione, la mia comodità per poter sfruttare le varie periferiche. Infatti è stata una delle mie esperienze migliori a livello di guida, ma soltanto perché sono riuscito tramite anche lo steward che stava lì a regolarmi tutto nel modo perfetto. Arriviamo a quello che si può percepire poi durante una fiera. Il tipo di rigidità io durante la guida l'ho percepita davvero ottima. Poi andandomi a rivedere dei video ci sono delle piccole vibrazioni, però io sono un po' di parte per quanto riguarda le postazioni in alluminio, quindi quelli che sono i modelli in alluminio che ho visto anche lì all'interno dello stand di Trackracer, ma in realtà se uno andasse a fare dei video molto specifici anche su postazioni in alluminio, determinati tipi di oscillazioni ho notato ci sono sempre su praticamente moltissimi progetti, proprio perché in realtà per togliere totalmente certi tipi di vibrazioni andrebbero create, soprattutto con i direct drive, delle staffe che congiungono anche la parte dietro. La mia esperienza poi è stata condita da un Syncube 2 Pro, perché tra l'altro Trackracer è un distributore ufficiale di quello che è la linea Syncube, con un volante Rextin che io non avevo mai provato. È una versione GT, ragazzi, materiali veramente di prim'ordine. Naturalmente non è la sede per fare una recensione, ma sia il cambio sia la pelle utilizzata, scamosciata, ragazzi, per me è stato un prodotto veramente di altissimo livello. Per quanto riguarda la pedaliera, era una VNM, quindi una pedaliera a cella di carico, e naturalmente anche qui non è il caso di farne una recensione, materiali di prim'ordine anche in quel caso, e soprattutto era per testare quelle che erano poi la rigidità torsionale anche di questo genere di postazioni, e anche sulla parte della pedaliera la sensazione di solidità, soprattutto nella parte della frenata, che è quella dove noi sollecitiamo in maniera maggiore quella che è la base, il pianale delle varie postazioni. Ragazzi, tutto si è comportato in maniera perfetta. Ma naturalmente, ripeto, in una fiera è complicato andare a fare quella che è un'analisi di una recensione, perché non è possibile in poco tempo andare a fare tutti i test, anche perché la pedaliera era regolata non come piace a me, perché c'era una parte di molla, gliel'ho fatta un pochino indurire, gli ho fatto mettere un po' di precarico, ma non sarebbe l'utilizzo che io farei realmente se ce l'avessi a casa mia. Ma la cosa che più mi ha stupito durante la mia passeggiata sono state delle bacheche che ho trovato lì nello stand, che mostravano dei nuovissimi prodotti a marchio Trackracer. Parliamo di un volante, parliamo di una pedaliera, di un cambio sequenziale, di un freno a mano, tutti a marchio Trackracer. Ragazzi, avevano un appeal estetico davvero interessante. Naturalmente avrete la possibilità di vedere qualche immagine che ho potuto girare mentre giravo lì per lo stand, prodotti da un appeal molto molto bello. Non so se erano soltanto dei prototipi o sarà qualcosa che effettivamente verrà messo in commercio da Trackracer, ma io spero veramente di poter avere l'opportunità di poter recensire anche questo genere di prodotti, anche perché di base sono un grande appassionato. In realtà mi piacciono tutte le periferiche, non so se si era capito, anche perché spesso mi viene chiesto sotto i video: è meglio quel prodotto, è meglio quell'altro, tu quale compreresti? Ragazzi, io se avessi 10 cambi li comprerei tutti, soprattutto per quanto riguarda le pedaliere. Ne ho 2 e quindi devo fare una scelta, e molto spesso la scelta è quella a cui sono più abituato, e questo è uno dei valori che molte persone sottovalutano. E soprattutto quando mi chiedono delle classifiche, ragazzi, non esiste il prodotto perfetto per eccellenza, o meglio, esiste per ognuno di noi. Che palle! Ognuno di noi, per il proprio know-how, sicuramente ha un prodotto che si adatta meglio alle proprie esigenze. Quindi ragazzi, il mio consiglio, ogni volta che vi trovate davanti una serie di prodotti, cercate di capire esattamente come funziona. Cercate di capire esattamente se fa al caso vostro, perché io sono certo che sarà la miglior scelta per voi.